Repetto, ricercatore dell'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR di Genova. Benvenuto. Buongiorno a voi. Parliamo di attacchi informatici, quelli su grande scala, magari quelli che vanno a colpire le città, i sistemi che regolano le città. Di questo si occupa un progetto dove lavorano attivamente i ricercatori genovesi, che anzi sono capofila di questo progetto internazionale che si chiama Miranda. Allora le chiedo, ripeto, di raccontarci che cos'è Miranda. Miranda è un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe. È un progetto della durata di 3 anni dove vi partecipano 14 partner da 7 paesi europei: Italia, Austria, Germania, Portogallo, Polonia, Grecia e Cipro. Ricerca e innovazione vuol dire che questo non è un progetto di ricerca di base dove si fa solo ricerca teorica accademica, ma la ricerca viene usata per sviluppare nuove tecnologie e per validarle anche in ambienti reali, che sono appunto i dimostratori che prevediamo di avere qua a Genova, ad Atene e a Wolfsburg. Wolfsburg lo diciamo, vero? Perché è una città, io confesso la mia ignoranza, sono andata a cercare, che è il quartier generale della Volkswagen. Esatto. Proprio lì dove appunto tutto ruota intorno a questa grande azienda. Abbiamo detto 3 città, Genova è una di queste, poi c'è appunto la Germania, c'è la Grecia con Atene, Genova la capofila di questo progetto. Cioè, che cosa significa proteggere dai cyberattacchi e in che modo le città vengono colpite dagli attacchi informatici? Ci può fare magari anche qualche esempio? Sì, certo. Noi oggi viviamo in un mondo che è sempre più connesso, lo potremmo definire addirittura iperconnesso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni servizio che noi usiamo al giorno d'oggi, in realtà ha dietro tutta una marea di servizi che noi a volte non vediamo o di cui non ci accorgiamo. Facciamo degli esempi pratici. Quando noi usiamo alcuni servizi tramite il telefono, tramite il computer, ad esempio per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, per la sanità, per guardare le pagelle dei nostri figli a scuola, la prima cosa che ci viene chiesta di fare di solito è un'autenticazione tramite SPID, e questo è già un servizio esterno. Poi magari dobbiamo fare un pagamento e in questo caso veniamo mandati sul sito direttamente della banca. Ecco, ci sono tutta questa serie di servizi che appartengono a persone che vengono gestite da aziende diverse e i cui sistemi di sicurezza non sono tra di loro connessi, per cui c'è il rischio che un attacco possa propagarsi da uno all'altro di questi sistemi. Vi faccio un esempio molto pratico su una realtà che magari è più facile da immaginarsi. Pensate a un condominio dove vivono tante persone, ognuna proprietaria del proprio appartamento. È evidente che sono tutti parte dello stesso condominio, ognuno può avere i propri sistemi di allarme, ma questi sistemi di allarme sono tutti indipendenti. Se un condomino lascia il portone del condominio aperto o lascia la finestra di casa sua aperta, un ladro potrebbe entrare nel suo appartamento, da lì entrare negli spazi comuni e riuscire ad accedere anche agli appartamenti degli altri condomini. Ecco, il fatto che il condomino abbia un suo sistema d'allarme, questo non avvisa gli altri condomini che c'è un'infrazione in corso e che c'è un potenziale pericolo per loro. Noi nel progetto Miranda cerchiamo proprio di risolvere questo tipo di problemi. Se una delle aziende che fornisce un tipo di servizio, ad esempio l'autenticazione, subisce un attacco informatico, noi vorremmo avvisare per tempo tutti gli altri che sono collegati in modo tale che possano prendere le loro contromisure. Molto chiaro, grazie, perché spesso è anche difficile riuscire a capire, insomma, nel piccolo della nostra scarsa conoscenza, anche in informatica, che cosa accade rispetto ai cyberattacchi. Ci sono settori che sono più colpiti rispetto ad altri, avete notato nella vostra esperienza? Sì, noi siamo partiti diciamo dal principio che le smart city sono tra i settori in questo momento più vulnerabili, proprio perché stanno nascendo questi grandi ecosistemi dove diverse aziende, diversi fornitori di servizi si mettono assieme, condividono le loro infrastrutture, i loro software per creare dei servizi a valore aggiunto. È una cosa che sta succedendo anche a Genova, ci sono diverse installazioni in questo momento di smart city. Quella su cui noi lavoriamo, quella che abbiamo preso diciamo come caso di studio, è quella sviluppata da RISE, che è un partenariato finanziato dal PNRR, un ecosistema di robotica e intelligenza artificiale. Nello specifico noi facciamo riferimento a un dimostratore di mobilità al quale partecipa il mio istituto, l'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche,
In questo ecosistema noi vorremmo poter raccogliere i dati e dare alle aziende la possibilità di creare dei servizi soprattutto per le persone più fragili e con diverse abilità. In questo ecosistema noi prevediamo che parteciperanno diverse entità, diverse aziende, ognuna con i propri servizi. Il contributo di Miranda per la città di Genova sarà quello appunto di sviluppare delle tecnologie che possano rendere questo ecosistema più sicuro, sia per le aziende che vi partecipano e che lo implementano fornendo i propri servizi, sia per i cittadini che poi lo usano direttamente. Io ringrazio Matteo Repetto, insomma, per averci aperto questo spiraglio anche sull'importante lavoro della ricerca genovese. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti voi. Buona giornata.